Immaginate un difensore capace di dominare ogni epoca, un talento precoce, duttile, elegante e veloce, uno che poteva giocare a sinistra, a destra o al centro, senza perdere un duello. Paolo Maldini non era solo un terzino, era una certezza, anticipo perfetto, senso della posizione quasi soprannaturale, leadership silenziosa e una carriera lunga più di 20 anni, sempre ai vertici del calcio mondiale. Ma oggi ci chiediamo una cosa: se esordisse nel calcio moderno, diventerebbe nuovamente una leggenda? Riuscirebbe ancora a imporsi tra pressing asfissiante, transizioni folli e ritmi mai visti prima? Oggi lo scopriamo insieme, stagione dopo stagione. Benvenuti nella carriera moderna di Paolo Maldini. A soli 16 anni Paolo Maldini è già qualcosa di diverso dagli altri. Non è ancora il monumento che diventerà, ma i segnali sono tutti lì, a contrasti solidi, un senso della posizione che sembra innato, accelerazione e velocità già sopra la media e quella combinazione di carisma, coraggio e determinazione che raramente si vedono in un ragazzo così giovane. È tecnico, pulito negli interventi, intelligente nelle scelte e soprattutto dà la sensazione di essere destinato a comandare una difesa. In questa serie non interverrò in nessun modo nella carriera del calciatore, non guiderò la sua squadra, non sceglierò allenamenti o tattiche. Tutto sarà lasciato in mano ai suoi allenatori. Interverrò soltanto in caso di offerte di mercato e da agente sceglierò la destinazione migliore per la sua carriera. Detto questo, direi che possiamo iniziare. La carriera di Paolo Maldini riparte nel 2025 dalle giovanili del Milan. Sono passate 2 stagioni e in 2 anni Paolo Maldini è cresciuto in modo evidente. I contrasti salgono a 13, la marcatura è più solida e soprattutto esplode sul piano atletico con velocità, accelerazione e agilità che toccano quota 14. Anche psicologicamente è un altro giocatore. Concentrazione, carisma e decisioni migliorano, mentre la determinazione resta il suo marchio di fabbrica. Nel Milan futuro trova il contesto ideale per maturare: 27 presenze e una media del 7.14 nel 2027-2028, dopo le 14 dell'anno precedente. Un percorso lineare fatto di minutaggio, continuità e primi veri segnali da titolare in costruzione. E ora, dopo 2 anni di crescita costante, arriva il momento decisivo, la stagione in cui Maldini deve provare a fare il salto verso il calcio dei grandi. A 19 anni Maldini è ormai un difensore molto più completo, mantiene solidi contrasti e marcatura a 13, ma soprattutto cresce in equilibrio, forza e agilità, con un fisico che lo rende pronto per il livello superiore. Anche la tecnica nei passaggi e la concentrazione migliorano, confermandolo come un potenziale titolare del futuro. In questa stagione arrivano anche le prime statistiche vere: debutta in Serie A, gioca in Europa League e mette insieme minuti importanti anche nelle amichevoli. Non incide in termini offensivi, ma tiene percentuali di passaggio altissime, sempre sopra il 95%, e mostra ordine e maturità nei pochi duelli affrontati, senza commettere errori che portano a gol. Il Milan chiude terzo in campionato a quota 74 punti, rimanendo nella lotta a scudetto fino alle ultime giornate, mentre Inter e Juventus si giocano il titolo davanti. Una stagione solida che conferma il valore della rosa e il percorso di crescita del club. In Europa League invece l'avventura si ferma ai quarti di finale. Il Milan perde 6-5 contro il Lione, sfiorando le semifinali ma venendo eliminato in una doppia sfida molto equilibrata. Per Maldini arriva anche un piccolo ma significativo traguardo: l'esordio in nazionale Under 21 contro la Svizzera, un passo importante nel suo percorso di maturazione. E ora si entra nella stagione successiva, quella in cui dovrà dimostrare di meritare un ruolo sempre più centrale. A 20 anni Maldini vive una stagione di transizione, assaggia il campo con il Milan dei grandi, ma soprattutto continua a guidare il Milan futuro, dove viene nominato capitano e diventa il punto di riferimento della difesa. Le sue statistiche, nell'unica presenza con il Milan in Serie A, raccontano una crescita silenziosa ma concreta. Il Milan intanto chiude terzo in campionato con 72 punti, dietro una Roma sorprendente e un Inter dominante. La squadra resta stabilmente ai vertici, confermando l'ottima qualità della rosa e un progetto che continua a crescere. In Coppa Italia arriva una semifinale molto equilibrata ma fatale. Il Milan infatti perde 0-1 contro l'Atalanta in casa, dopo che all'andata, giocata a Bergamo, la squadra è riuscita a ottenere un ottimo pareggio per 3-3. E lo stesso copione si ripete in Champions League, dove il Milan viene eliminato agli ottavi dal Real Madrid dopo un 4-3 nel doppio confronto ricco di rimpianti, con la qualificazione svanita per un soffio nei minuti finali. Ma ora Maldini deve iniziare ad accumulare più minuti o la sua carriera inizierà a ristagnare. A 21 anni Maldini continua a crescere nel silenzio, mantiene ottime basi tecniche, rafforza marcatura ed equilibrio e fisicamente raggiunge livelli molto alti, con accelerazione, resistenza e velocità a 15. Non è ancora un titolare, ma il potenziale resta evidente, ma nelle statistiche stagionali si vede il suo ruolo marginale: solo 2 presenze in Serie A e 1 in Supercoppa, con buone percentuali di passaggio. Il Milan chiude terzo anche quest'anno, dietro una sorprendente Atalanta campione e la Roma subito dietro, a pari punti con i bergamaschi. In Coppa Italia arriva però il riscatto,
agosto il Milan vince la finale 4-0 contro la Juventus, dominando dal primo all'ultimo minuto, ed arriva anche la vittoria della Supercoppa italiana, battendo l'Atalanta in finale con un altro 4-0 senza storia. E poi c'è la finale più amara, quella di Champions League contro il Manchester City, persa 3-2 al termine di una battaglia totale, con il Milan sempre vivo ma costretto a inseguire contro una squadra semplicemente troppo forte. A questo punto forse per Paolo è il momento di fare una scelta: restare a Milano da comprimario oppure cercare un prestito che gli permetta finalmente di trovare continuità e diventare il difensore che promette di essere. Si va dalla dirigenza e, dopo un breve colloquio, otteniamo il via libera per il prestito. Da quel momento tantissime squadre si fanno avanti. Non le prenderemo tutte in considerazione, ma 3 di queste meritano un'analisi più approfondita. La prima è il Como, una squadra con un progetto interessante e risultati in crescita. L'allenatore è Moreno Longo, soltanto valido nella valorizzazione dei giovani, ma utilizzatore del 5-3-2, un modulo che costringerebbe Paolo a giocare a tutta fascia, ruolo che non esalta le sue caratteristiche. La seconda opzione è il Sassuolo, finalmente ripresosi dalla retrocessione e tornato ai livelli a cui ci aveva abituati. In panchina c'è lo svedese Kim Elberg, eccellente nel lavoro con i giovani e utilizzatore del 4-2-3-1, un modulo decisamente più in linea con le qualità di Maldini. L'ultima squadra a farsi avanti è il Parma, un progetto in crescita guidato da Eusebio Di Francesco, anche lui eccellente nella valorizzazione dei giovani, e propone un 4-3-3 basato sul gioco sulle fasce. Per il livello della squadra, lo stile di gioco e la qualità dell'allenatore sembra la soluzione ideale per Paolo. Ed è così che arriva l'ufficialità. Paolo Maldini si trasferisce in prestito al Parma, dove finalmente potrà trovare continuità e iniziare ad accumulare la vera esperienza che gli è mancata finora. A 22 anni Maldini cambia passo grazie al prestito, cresce tecnicamente in controllo palla e tecnica, migliora nella marcatura e diventa molto più completo dal punto di vista atletico, con accelerazione, resistenza e velocità che toccano quota 16. È finalmente un difensore moderno, rapido, aggressivo e molto più sicuro nei duelli. Le sue statistiche raccontano la sua migliore stagione di sempre: 38 presenze in Serie A, un gol, 24 passaggi chiave e una percentuale di passaggi riusciti del 93%. Vince una nuova partita, crea occasioni, vince l'80% dei contrasti decisivi e soprattutto non commette errori che portano al gol. Un rendimento maturo, continuo, davvero titolare. In classifica un anno speciale, il Milan vince lo scudetto, la Roma chiude seconda e il Parma, trascinato dalla solidità difensiva di Paolo, conquista un incredibile terzo posto davanti a Fiorentina, Inter e Juventus. È la conferma definitiva che la scelta del prestito è stata perfetta. In Coppa Italia però arriva subito una delusione. Il Parma perde 1-3 contro il Torino e viene eliminata al secondo turno, in una partita dove non riesce mai a prendere il controllo. Ci consoliamo col primo gol in Serie A di Paolo. Contro l'Empoli riceve palla da fuori area, carica il mancino e la mette alle spalle del portiere dai 20 metri. Un gol niente male per un terzino. Il problema che tiene Maldini in panchina al Milan è Milos Kerkez, un terzino di spinta tra i migliori al mondo e, come potete vedere, ancora titolarissimo della squadra. Motivo per cui, se dovessi trovare un altro prestito, ne sarei più che felice. Il caso vuole che, escluse le squadre estere che non ci interessano, si facciano avanti nuovamente Sassuolo e Parma. Le abbiamo già analizzate, ma c'è un dettaglio in più. Il Parma, in questa stagione, giocherà addirittura alla Champions League, un palcoscenico che Maldini non ha ancora avuto modo di assaggiare e che, con Di Francesco in panchina, potrebbe finalmente diventare realtà. Direi che la scelta è scontata. Nella prossima stagione torneremo a Parma per accumulare nuove esperienze in Serie A e soprattutto per confrontarci con l'Europa che conta. La stagione appena conclusa è stata fondamentale per Paolo. Il prestito a Parma gli ha permesso di crescere ancora, affinare tecnica e personalità e diventare finalmente un difensore completo, sempre più vicino al livello richiesto dal Milan. Le sue statistiche raccontano un giocatore maturo e costante: 34 presenze in Serie A, un gol, 2 assist, ottimi anche dati difensivi con 59 intercetti e l'80% ai contrasti vinti, mentre in Champions ha raccolto 8 presenze preziose per fare esperienza sul palcoscenico più importante. Il Parma chiude il campionato al 13° posto dopo una stagione complicata, ma resa più stabile proprio dalla crescita dei suoi giovani. In alto domina l'Inter, seguita da Atalanta e Milan, mentre la Juventus torna in zona Champions, rendendo il campionato particolarmente competitivo. In Coppa Italia il Parma viene eliminato al terzo turno dalla Lazio, in una gara ricca di gol dove la differenza tecnica si è fatta sentire, ma che per Maldini è stata comunque un'altra opportunità per misurarsi con partite ad alta tensione. In Champions League la squadra chiude al 25° posto della classifica generale, non abbastanza per qualificarsi, ma sufficiente per permettere a Paolo di vivere atmosfere europee che fino all'anno scorso poteva solo immaginare. Adesso arriva il momento della verità. Il prestito è finito, Maldini torna al Milan e questa volta vuole davvero giocarsi un posto da titolare.
Con il Milan pronto a ripartire ritroviamo Paolo Maldini a 24 anni, ormai un difensore completo, rapido, aggressivo, pulito negli interventi e con una tecnica che gli permette di uscire sempre a testa alta. È cresciuto tanto e oggi rappresenta finalmente un giocatore importante all'interno della rosa rossonera. E a gennaio dal Qatar arrivano le tentazioni dei petrodollari. La risposta è categorica: no, Maldini rimane al Milan. Le sue statistiche stagionali confermano un ruolo più centrale rispetto al passato: 18 presenze in Serie A, 3 assist, numeri solidi che dimostrano continuità e affidabilità in fase difensiva e in costruzione. Il Milan chiude al 6° posto in un campionato vinto dalla Juventus davanti ad Atalanta e Inter. Nel frattempo crisi nera per Roma e Napoli, che viaggiano in un'anonima metà classifica. In Supercoppa arriva una vittoria importantissima: il Milan batte la Fiorentina per 3-0, dominando la finale dall'inizio alla fine. In Coppa Italia invece i rossoneri cadono ai quarti contro la Roma in una partita che poteva decisamente avere un altro epilogo. E in Champions League la corsa termina agli ottavi, dove il Porto sorprende il Milan con un netto 4-1 che lascia parecchio amaro in bocca, perché all'andata i rossoneri erano riusciti a vincere di misura, ma al ritorno la squadra non è praticamente scesa in campo. Un vero peccato. Intanto Paolo sigla un assist davvero altruista di chi tiene alla maglia prima che alle statistiche. Riceve una sponda al centro area ed invece di calciare appoggia a sua volta all'attaccante che fa il suo lavoro e sigla il gol del raddoppio in quella partita. Ora però si apre una nuova stagione e Maldini, dopo aver esordito con la maglia azzurra contro la Croazia, è pronto a prendersi definitivamente la maglia da titolare del Milan. Alla fine della stagione successiva troviamo Paolo Maldini ormai nel pieno della maturità, 25 anni, titolare fisso del Milan, attributi in crescita e un profilo che racconta di un difensore completo, moderno, potente fisicamente e sempre più sicuro mentalmente. In questa stagione raccoglie 36 presenze in Serie A, un rendimento costante con una media voto solida, una precisione di passaggio altissima e un volume impressionante di contrasti e intercetti che ne confermano la centralità nella linea difensiva rossonera. Numeri che descrivono affidabilità, continuità e un giocatore che sta iniziando davvero a lasciare il segno. La classifica ci mostra però un campionato meno semplice del previsto. Il Milan chiude secondo, dietro un Inter dominante e costante, mentre Juventus e Atalanta inseguono da vicino. Un'annata buona, ma non ancora quella della consacrazione, e soprattutto Milan che nei momenti decisivi sembra essersi fermato a un passo dal salto definitivo. E infatti lo vediamo subito nella finale di Coppa Italia, una partita equilibrata sulla carta, ma che si trasforma in una sconfitta pesante. La Juventus vince 2-1 e nonostante una buona prestazione collettiva, il Milan esce ancora una volta con la sensazione di aver sprecato un'occasione enorme. Le cose vanno addirittura peggio in Conference League, dove il Milan viene eliminato addirittura ai preliminari dal Viborg. È un risultato che pesa, che stona e che rischia di segnare lo spirito dell'intera stagione. Vedere una squadra come il Milan uscire così presto da una competizione di questo livello è qualcosa che definire deludente sarebbe riduttivo, ma nel momento più difficile arriva il segnale più importante. Paolo Maldini viene nominato capitano del Milan, un simbolo potentissimo, una responsabilità enorme e soprattutto la conferma che la società vede in lui il leader del progetto tecnico del futuro. È un passaggio di testimone che pesa come una pietra, ed è da qui che ripartiamo per la nuova stagione. E quindi ora si ricomincia. Maldini entra in campo da capitano, da guida, da uomo simbolo. L'obiettivo è semplice da dire, ma difficilissimo da realizzare: riportare il Milan in cima, trasformare la delusione in forza e provare finalmente a diventare ciò che questo cognome rappresenta, un riferimento assoluto nella storia rossonera. La nuova stagione si apre con un Maldini ormai 26enne e il club lo considera ormai una stella a tutti gli effetti. Le sue statistiche raccontano una stagione solida: 36 presenze in Serie A con 2 gol e un assist, percentuali di passaggi al 92%, buona produzione in progressione palla al piede e 7 contrasti risultati decisivi. Anche nelle coppe resta affidabile tra Supercoppa e Coppa Italia, con un assist messo a segno. Comunque il Milan chiude il campionato al 6° posto, dietro Roma e un Lecce clamoroso che raggiunge addirittura la prima storica qualificazione in Champions League. Inter e Juventus si giocano il titolo a distanza, mentre l'Atalanta resta terza forza del torneo. Un campionato decisamente non positivo per il Milan, perché per il potenziale della rosa penso che si potesse puntare a qualcosa in più. In Coppa Italia il Milan arriva fino alla finale e batte l'Inter nei tempi supplementari. Maldini disputa una gara da 7 pieno, attento e presente, ed aggiunge un trofeo alla sua bacheca. Nella Supercoppa invece il Milan crolla 3-0 proprio contro l'Inter, in una partita senza appello. I nerazzurri dominano dall'inizio alla fine e il Milan non entra mai realmente in campo. Un segnale chiaro che la squadra ha ancora qualcosa da sistemare nei momenti decisivi. In Champions League il Milan raggiunge il turno di spareggio, ma contro il Real Madrid non c'è storia. Un 3-6 complessivo che rispecchia la differenza di esperienza e profondità tra le due squadre. Maldini fa il suo dovere, ma il Milan è semplicemente troppo leggero per reggere l'urto contro una delle corazzate europee. Paolo segna però un bellissimo gol contro il Venezia. Dopo uno scambio ravvicinato col compagno, libera un mancino potente che si infila sotto la traversa. E adesso si riparte proprio da qui. Deve iniziare una nuova stagione e mai come ora tutto passa dalle sue mani e dai suoi tackle.
Si riparte da Paolo Maldini, ormai 27enne, simbolo del Milan e titolare fisso sia in campionato che nazionale. Ha un contratto importante, una reputazione consolidata e numeri che confermano quanto sia diventato affidabile. Inoltre 3 gol, 2 assist in campionato e una precisione nei passaggi che sfiora sempre il 93%. Non è più una promessa, è un pilastro. Le sue statistiche stagionali raccontano un difensore sempre presente, capace di creare 5 occasioni da gol e vincere quasi il 90% dei contrasti decisivi. In campionato il Milan chiude al quarto posto in Serie A, dominata a sorpresa dalla Fiorentina, con Inter e Juventus a inseguire. I rossoneri restano comunque stabilmente nelle zone alte, ma ancora una volta manca lo scatto decisivo per competere per il titolo. E in Supercoppa arriva un'altra beffa, con la Juventus che si impone di misura e spezza subito il sogno rossonero di alzare un trofeo. In Coppa Italia le cose non vanno meglio, il cammino si interrompe subito al terzo turno contro il Cagliari, in una partita rocambolesca e ricca di gol che lascia molti rimpianti e fa pensare su come sia stata gestita questa partita. In Europa League il Milan incontra il Chelsea agli ottavi, un doppio confronto tiratissimo che però si chiude con un pareggio che non basta a superare il turno dopo la sconfitta dell'andata. Una stagione piena di luci e ombre, anzi direi più ombre, ma che conferma una cosa: Maldini è al centro del progetto. Ora serve soltanto che costruiscano una squadra competitiva intorno a lui. Paolo Maldini arriva a 28 anni nel pieno della sua maturità calcistica. Le sue qualità fisiche e mentali sono al massimo, con valori altissimi in accelerazione, velocità, marcatura, determinazione e concentrazione. Le sue statistiche stagionali confermano tutto questo: 31 presenze in Serie A, 3 gol, ma stavolta nessun assist. Tuttavia mantiene un rendimento sempre sopra il 7 e mantiene una sicurezza che lo rende il riferimento assoluto della linea difensiva rossonera. Anche in nazionale il suo impatto è solido. In campionato il Milan chiude terzo, dietro a un Inter dominante e una Fiorentina sorprendente e una Serie A equilibrata nella quale i rossoneri trovano continuità solo nella seconda parte di stagione, ma riescono comunque a prendersi un posto d'onore in classifica e a mettere distanza dalla Juventus, quarta, un buon piazzamento anche se lontano dalla lotta allo scudetto. In Coppa Italia arriva la partita più importante, la finale contro la Juventus. Maldini gioca una gara attenta e aggressiva e il Milan riesce a portarla a casa con un 2-1 costruito con personalità, una vittoria pesante che porta finalmente un trofeo in bacheca e dà nuova energia all'ambiente. In Champions League il Milan trova l'Ajax allo spareggio, una sfida complicatissima che termina 4-3 per gli olandesi, risultato che elimina subito i rossoneri e lascia l'amaro in bocca, soprattutto dopo aver sprecato ancora una volta il risultato dell'andata. Intanto l'Italia disputa un mondiale quasi perfetto, vittorie contro Mali, Emirati Arabi ed Ecuador nei gironi, poi successi pesanti contro Stati Uniti, Colombia ed Argentina. In semifinale però si arrende all'Inghilterra ai tempi supplementari e si consola battendo l'Irlanda per il terzo posto. Noi ci consoliamo con il primo gol in nazionale, arrivato nel 7-1 all'Ecuador, con uno stacco imperioso sul secondo palo. Maldini ha ormai 29 anni e un contratto importante da quasi 14 milioni all'anno. È a tutti gli effetti uno dei punti fermi del Milan, anche se continua a essere monitorato dai top club europei per il suo valore che sfiora i 150 milioni e per le sue qualità che non lasciano dubbi. La sua stagione in Serie A racconta un'annata solida: 30 presenze, 0 gol, ma 3 assist e una media del 6,89, con minuti sempre pesanti nelle rotazioni di un Milan che cerca di competere su tutti i fronti. In classifica chiude al quarto posto, alle spalle di Inter, Juventus e Roma, in un campionato dove la distanza dalle prime rimane ampia, ma a livello complessivo della squadra cresce ancora. In Coppa Italia arriva una vittoria sofferta per 3-2 nella finale contro il Genoa, una partita dominata nelle occasioni e nelle expected goals, ma non nel punteggio, anche se comunque rimane un altro trofeo da aggiungere alla bacheca di Paolo. In Supercoppa il percorso termina in semifinale, con la Fiorentina che si impone per 2-0, per poi andare a battere la Juventus in finale. Poi in Champions League arriva la prova del 9, il Milan viene eliminato dal Barcellona, ancora agli spareggi, con un 6-4 totale, nonostante una delle migliori partite della stagione proprio nel ritorno a San Siro. Maldini serve un bellissimo assist in stagione, quando si accentra per dare opzione ai compagni ed una volta servito pesca la punta in area con un destro preciso. L'attaccante segna senza problemi e la squadra vince la partita 2-0. E ora si riparte, una nuova stagione sta per cominciare. Maldini è nel pieno della maturità, ma il Milan vorrà finalmente riportarlo a lottare per i titoli più importanti? A 30 anni Maldini mostra un fisico davvero impressionante, accelerazione, agilità, forza e velocità tutte vicine al massimo. È un difensore esplosivo e ancora nel pieno della maturità atletica. Passiamo alle statistiche della stagione. In Serie A Paolo colleziona 37 presenze, 4 gol e 2 assist, con una media voto superiore al 7.1. Numeri importanti per un difensore, soprattutto considerando continuità e affidabilità. Bene anche al Champions, dove arriva a 2 gol e 2 assist nelle 16 partite disputate. Ma se guardiamo la classifica capiamo che la squadra non lo supporta.
Il Milan chiude soltanto al sesto posto, lontanissimo dalle posizioni di vertice. L'Inter vince, Bologna e Juventus completano i piani alti, mentre i rossoneri restano in zona Europa League, senza mai convincere davvero. È una stagione complessa, con troppi passi falsi e troppa discontinuità. Spostiamoci sulla Supercoppa, semifinale contro la Juventus e il Milan crolla per 3-0 senza mai realmente entrare in partita. In Coppa Italia la situazione non migliora, anzi peggiora. Eliminazione clamorosa contro l'Avellino per 2-3, praticamente al primo turno giocato. Una caduta rumorosa che racconta più di 1000 parole sul momento della squadra. E infine la Champions League. Ai quarti di finale il Milan si arrende al PSG, perdendo sia all'andata che al ritorno. Una prestazione incolore e che conferma l'incapacità del club di fare il salto di qualità quando davvero conta. Maldini si ritrova al centro di un progetto che, ad oggi, non sembra funzionare, ma non vuole andare via, rimarrà il simbolo di questa squadra. Il Milan arriva da un'annata negativa, segnata da delusioni in ogni competizione. L'ambiente è teso, le aspettative sono altissime e l'era Tudor, durata oltre 10 anni, finisce qui. Sulla panchina rossonera si siede Domenico Tedesco, che speriamo porti una ventata d'aria fresca. Paolo Maldini ha ormai 31 anni ed è nel pieno della maturità, ma continua a vivere stagioni senza un vero trofeo importante. Rimane un leader silenzioso, sempre affidabile, mentre il tempo scorre e le occasioni per lasciare un'impronta davvero storica iniziano lentamente a ridursi. In Serie A ha totalizzato 33 presenze con un solo assist e una media del 7.08, confermando solidità negli intercetti e nella costruzione dal basso, ma senza particolari guizzi offensivi. In Conference League però il rendimento è stato superiore, 2 gol, 2 assist e una media vicina al 7.6, che dimostra quanto riesca a esaltarsi nelle notti europee. Il Milan chiude al sesto posto una stagione complicata, lontanissimo dalle prime posizioni. L'Inter vince per l'ennesima volta il campionato, la Fiorentina è seconda, mentre Atalanta e Sassuolo si consolidano davanti ai rossoneri. Un'altra annata segnata da rimpianti più che dalle certezze. In Coppa Italia, nei quarti di finale, il Milan si ferma sul 3-3 contro il Sassuolo, venendo eliminato ai rigori dopo una partita caotica e piena di ribaltamenti. Ma lo sappiamo, i rigori sono una lotteria, può andare bene come male, e la finale di Conference League lo dimostra. Dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari contro il Manchester United, i rossoneri trionfano ai rigori e portano a casa la competizione. Proprio in Conference Maldini ha segnato un gol spettacolare, servito dal tacco di De Pieri, ha scaricato un destro potentissimo che ha fulminato il portiere avversario. Ora la domanda inevitabile: dopo questa piccola ma grande soddisfazione, questo Milan riuscirà davvero a ripartire o siamo davanti a un ciclo destinato a non decollare mai? La stagione si è chiusa e purtroppo la risposta alla domanda che ci facevamo prima è no, il Milan non è riuscito a rialzarsi come speravamo. Paolo intanto continua a crescere, continua a farsi trovare pronto, ma i trofei importanti restano un miraggio lontano. Passiamo alle statistiche stagionali: 36 presenze in Serie A con 5 gol e 2 assist, una presenza in Coppa Italia, 6 in Europa League. Numeri solidi, accompagnati da una media voto che rimane costante, spesso sopra il 7. Guardando la classifica della Serie A, il Milan chiude secondo, provando a giocarsi il titolo con i cugini fino all'ultimo. Dietro spingono Fiorentina, Roma e Bologna, mentre più in basso troviamo Napoli addirittura penultimo e che retrocede in Serie B. Una Serie A che sta cambiando volto e in cui il Milan fatica a imporsi. Ma non solo, anche in Coppa Italia al terzo turno arriva un pareggio per 1-1 contro la Lazio che costa l'eliminazione ai rossoneri. Una partita bloccata, decisa ai rigori, ancora una volta senza gloria. E in Europa League la storia non è diversa. Agli ottavi contro il Friburgo il Milan vince 3-2 in Germania, ma non basta. Il risultato complessivo condanna i rossoneri all'ennesima uscita anticipata dall'Europa. E allora la domanda torna sempre la stessa, identica ogni anno: cosa ne sarà di Paolo Maldini? Sta diventando un simbolo di solidità? Sì, ma non di vittorie. La nuova stagione sta per iniziare e la sensazione è che questa carriera stia scivolando via senza quel momento che può davvero cambiarla. Guardando il profilo del calciatore ci rendiamo conto che Paolo Maldini è ormai diventato un difensore solidissimo nei fondamentali e impeccabile nell'1 contro 1. Un giocatore che assomiglia sempre di più al vero Paolo Maldini per presenza, lettura e continuità. Le statistiche stagionali non le ho registrate, ma le posso leggere in basso. 50 presenze nel totale con 2 gol e 3 assist, mantenendo una media voto superiore al 7, che testimonia quanto sia diventato un punto fermo del Milan. La classifica racconta però una realtà amara. Il Milan chiude secondo, ancora una volta dietro l'Inter campione, con 5 punti di stacco. In Supercoppa la semifinale è ancora una partita pessima, in cui il Milan perde 2-1 contro la Fiorentina e torna in Italia a mani vuote. Va meglio in Coppa Italia, dove il Milan raggiunge la finale e si vendica della partita di Supercoppa. Vince 3-2 dopo i supplementari contro la Viola, in una partita giocata a viso aperto da entrambe. E poi c'è la Champions League, dove i rossoneri approdano addirittura in semifinale, una semifinale giocata a testa alta, ma che alla fine li vede cadere contro un avversario più cinico, il PSG, che tira meno del Milan, ma nelle due partite segna 3 gol contro i 0 gol segnati a rossoneri.
rossoneri, lasciando la sensazione di essere arrivati davvero un passo dal sogno, visto che in finale il Milan avrebbe trovato l'Aston Villa, una delle squadre meno attrezzate. Un vero peccato. E inoltre c'è un altro motivo per rammaricarsi. Maldini intanto annuncia che la prossima sarà la sua ultima stagione da professionista. Si chiude ufficialmente l'ultima stagione da professionista di Paolo Maldini, 35 anni, una carriera immensa alle spalle e l'ultimo capitolo appena scritto con la maglia del Milan. Le statistiche raccontano di un giocatore ancora più che affidabile: 36 presenze in Serie A con 2 gol, una presenza in Coppa Italia e una in Supercoppa, mantenendo una media voto superiore al 7, che testimonia quanto sia rimasto importante fino all'ultimo giorno. La classifica invece parla chiaro: il Milan chiude settimo, lontano dalla zona Champions, in un campionato dominato dall'Inter, con Roma, Fiorentina e Cagliari subito dietro a contendersi l'Europa che conta. È una Serie A competitiva, ma che i rossoneri non riescono più a indirizzare dalla loro parte. In Coppa Italia l'avventura si ferma subito, con il Milan eliminato al terzo turno dopo lo 0-1 casalingo contro il Monza, una partita imbarazzante. Anche a Supercoppa la finale non va bene, il Milan lotta ma cade 1-2 contro l'Inter, un derby della Madonnina amaro, l'ennesima delusione per Maldini. E infine la Champions League, dove l'ottavo di finale vede il Milan opporsi al Real Madrid, senza però riuscire a sovvertire i pronostici. La sconfitta per 2-0 al Bernabeu chiude definitivamente la corsa europea e di fatto la carriera di Paolo Maldini. L'ultimo gol della sua carriera arriva contro la Roma. Sul fondo riesce a far passare il pallone per un compagno che in qualche modo glielo restituisce, consentendogli di arrivare al tiro. Conclusione forte e portiere battuto. Un ultimo lampo di classe prima di chiudere il sipario. In totale Maldini ha collezionato 697 presenze, quasi tutte con la maglia del Milan, fatta eccezione per i 2 anni di prestito al Parma, e soprattutto ha mantenuto per tutta la carriera una media voto superiore al 7, un dato che racconta meglio di qualsiasi parola la costanza, la pulizia e l'eleganza del suo calcio. La verità però è che proprio quando la sua crescita gli ha finalmente permesso di diventare il titolare indiscusso del Milan, la squadra ha smesso di essere competitiva e in un certo senso, nonostante la sua fedeltà assoluta, il club non è mai riuscito a sostenerlo davvero nei momenti in cui contava. Possiamo dirlo senza paura: Paolo Maldini è stato tradito dal contesto, mai dai suoi valori. Eppure qualcosa ha lasciato: 2 Supercoppe italiane, una Conference League, 4 Coppa Italia e perfino una maglia olimpica con l'Italia nel 2032. Non il palmarès che meritava, ma una carriera che resta ottima. Però, se è vero che non ha riscritto la storia del Milan odierno, è altrettanto vero che ha onorato ogni singolo minuto di questa maglia. E a volte, nel calcio come nella vita, questo vale più di qualsiasi trofeo. Ma direi che per oggi è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Our attention is running, 5 seconds is burning a hole.